Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cosa è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di Lauren Horred nel brano Never Enough, in questo live con un'orchestra nel suo background meravigliosa. Ascoltiamola subito insieme. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause Questa prima parte, che è estremamente emotiva, sarebbe da analizzare nel dettaglio. Semplicemente proviamo a dare una dimensione generale. Cose importanti sono sicuramente il respiro dopo la parola breath che lei fa, proprio per dare ancora più enfasi a quella parola in quella pausa. Un cantato molto leggero con dell'aria, in questo caso rispetto alla canzone originale, molti più vibrati all'interno delle frasi e frasi più lunghe. Alcuni riff in alcune parti non sono stati fatti, però sicuramente è un live e in una situazione del genere questo modo di cantare morbido rispetto a ovviamente una versione studio permette di entrare ed avere molto più controllo nella voce, soprattutto in un brano molto tecnico e in questa situazione diciamo emotiva anche di contesto. Quindi per il momento perfetta, ovviamente lo sarà anche per il resto del brano, però ecco questo piccolo dettaglio e questa differenza traccia studio e traccia live. all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. Prima parte del ritornello, del primo ritornello, ricerca molto rotonda e nasalizzata del suono, proprio per la proiezione, con questi cambi molto drastici, voluti in break vocale nei primi. Ascoltiamo subito questo passaggio perché abbiamo ascoltato un bel pezzo. All the shine of 1,000 spotlights, E apertura nel finale della frase. all the stars we steal from the night sky. Avete sentito questa parte più nasalizzata nella ricerca della proiezione, ovviamente anche tecnica, per poi riuscire ad aprire meglio il suono. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Scelta voluta con questo ritorno M1 M2 con break, ovviamente studiato e cercato, lo ricerca prima con le mani che con la voce, se osservate. Never be enough. Parte prima con la mano e poi arriva la parte vocale. Oh, still too little. These hands could hold. Questo little veloce è per il respiro che ha bisogno di prendere e adesso comincia, come abbiamo già ascoltato prima, ad aprire il suono in modo più aperto, più fiducioso anche nell'aggancio. L'intermedio ha meno suono e ha meno ring rispetto alle note più acute. Ascoltate. But it'll never be enough, never be enough for me.
Sentite, ha meno ring rispetto alla nota che abbiamo sentito prima, è una ricerca anche più profonda del suono, più verticale, in questo caso di questa che fa. Ascoltate adesso cosa succede dopo il never, quando apre, come riesce a agganciare benissimo. Never, 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 never. Fa fatica al ring Never for me, for me. e adesso Never enough, lo trova. never enough, never enough for me, for me, for me. E questa E invece che for me, che le serve proprio per agganciare ancora più il ring, che è comunque una pronuncia che non è ovviamente normale, però questa ricerca del suono che è più importante. Un'altra cosa è che chiude sempre con questi singhiozzi alle fine delle frasi, perché serve anche per riportare in parte la laringe in una posizione corretta e leggera, almeno questo è un mio parere. Andiamo avanti. All the shine of thousands spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. For me, never, 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 for me, yeah, never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. E qui chiude l'ultima parte, un po' come ci siamo già detti prima, la sua fascia centrale, media, medio-alta, non ha il ring, che hanno le note più acute. Se avete sentito è successo ancora che comunque non aveva tutto quel suono finché non raggiungeva delle note over, sopra anche le note della traccia principale. E anche c'è stato un passaggio dove si è proprio sentito un click nella voce. In questo caso potrebbe dipendere dalla fisiologia delle sue corde vocali. Potrebbe essere un soprano e quindi riesce ad agganciare in determinate note rispetto ad altre dove invece fatica anche a riempire, quindi sfiata molto, tenendo comunque una perfetta neutralità nella posizione della laringe. Proviamo a beccare questo punto che vi dicevo prima, così ascoltiamo solo un pezzettino prima di andare in chiusura. Sentite come apre in quella nota quando aggancia il ring, c'è proprio un salto, un piccolo salto. Arriva proprio penetrante nell'orecchio quel suono, aggancia benissimo nel ring in quella nota. Chiaramente è tutto molto perfetto, era solo per farvi notare come nel suo caso riusciva a entrare in penetranza di suono in queste note più acute rispetto a quelle medio-alte o alte comunque centrali, e questo è particolare, quindi potenza nella parte più elevata delle note e nella parte centrale invece meno suono, meno ring. Ci sono alcune cantanti che invece fanno esattamente il contrario, quindi riescono a dare molto suono nella parte centrale del ritornello e poi quando sale in acuto non hanno quel ring che bisognerebbe avere come nel suo caso. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like o un commento, se ti va proponimi altri video tecnici o comunque video di bellissime performance come queste da analizzare insieme. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Ciao!